L'Inter rischia di vedersi declassare il rating del bond emesso a inizio 2022. Lo ha reso noto l'agenzia di rating Standard Poor's in una nota pubblicata in questi giorni, che ovviamente ha acceso molto il dibattito in casa Inter tra i tifosi e le tifose interiste, perché sappiamo bene che la situazione finanziaria ed economica dell'Inter in questo momento non è delle migliori, e ogni notizia che parla di un declassamento o di un nuovo problema ovviamente aggiunge maggiore preoccupazione tra i tifosi e le tifose interiste. Ma cosa significa in concreto questa notizia? Che cosa sta succedendo e soprattutto quanto bisogna davvero preoccuparsi? Ecco, ne parliamo nel nuovo episodio di oggi. Amiche e amici passioni interisti, ben ritrovati innanzitutto in questo nuovo contenuto in cui cerchiamo di fare un po' chiarezza su questo argomento. Cerco di raccontarvi la notizia nella maniera più semplice e comprensibile possibile, soprattutto sottolineando quelli che secondo me sono gli elementi di maggiore interesse per le tifose e dei tifosi che ci seguono ogni giorno, tralasciando magari alcuni tecnicismi che rimandiamo ad un'altra sede. Vi chiedo subito un mi piace, e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic subito sul tasto iscriviti, così entrate nella nostra community, non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e aiutate il nostro canale a crescere e a far circolare questi contenuti in cui appunto proviamo a fare chiarezza su degli argomenti non semplicissimi. Per farlo io direi di andare per gradi e di partire dalla base. Innanzitutto, che cos'è il bond, che cos'è questo bond emesso dall'Inter? È uno strumento finanziario con cui le società, in questo caso l'Inter, parliamo appunto del caso che ci interessa, l'Inter si è rivolta al mercato dicendo di aver bisogno della liquidità da utilizzare subito, dei soldi da utilizzare subito, liquidità che ovviamente l'Inter, la società, si impegna a rimborsare poi ad una data scadenza agli investitori che hanno deciso di partecipare a questo prestito, ripagando tutta la somma più degli interessi. È logico che nessuno presta dei soldi gratuitamente, soprattutto a questi livelli e a queste cifre. Gli interessi sono strettamente legati al rischio che l'investitore si assume nel prestare appunto questi soldi alla società, in questo caso all'Inter. È chiaro che se si prestano dei soldi ad una società che è praticamente certo che te li ridarà indietro, e non ci sono dubbi nel fatto che te li ridarà indietro nei tempi e nei modi previsti, chiaramente il grado di rischio è più basso, gli interessi sono più bassi. Se invece la società è indebitata, ha dei problemi e quindi ci son dei rischi nel prestare questi soldi a questa società, ovviamente l'investitore è disposto magari a prendersi questo tipo di rischi, ma soltanto a fronte di un maggior rendimento, quindi di una maggiore percentuale di interessi, una percentuale di interessi più alta. Per cui società con più problemi, quindi più rischioso prestare soldi a questa società, uguale più interessi. Una società più solida, quindi con meno rischio nel prestare questi soldi e riaverli indietro, uguale meno interessi. Questo in maniera molto sintetica. Per sintetizzare ulteriormente, il grado di rischio e quindi di riflesso anche la variazione degli interessi in questo prestito, per sintetizzarla, ecco, si usa il rating che viene stabilito da delle agenzie, come in questo caso per la notizia che stiamo affrontando oggi, l'agenzia Standard Poor's. Vi condivido una tabella molto interessante e molto chiara, secondo me, che arriva dal portale Calcio e Finanza, dove troviamo i vari gradi di rating a partire dal AAA, quindi il livello più alto dove troviamo la massima sicurezza del capitale, e quindi lì siamo abbastanza certi di riavere indietro i nostri soldi, e per questo gli interessi sono più bassi per gli investitori che decidono appunto di accedere a questo bond AAA. E poi si scende piano piano fino alla D di default, con in mezzo appunto tutte le varie scale, tutti i vari livelli di rischio. Ovviamente più si va in basso, più aumenta il rischio e ovviamente aumentano anche gli interessi, altrimenti gli investitori non sono interessati ad un bond molto rischioso e con pochi interessi. Arriviamo a parlare di Inter. Oggi nel 2022, dicevamo, ha emesso un bond da 415 milioni di euro, tra l'altro rivolto ad investitori istituzionali, quindi non aperto a tutti. Un bond che serviva a coprire intanto un vecchio bond emesso nel 2017 e arrivato vicino alla scadenza, più un'altra linea di credito che era stata aperta. Quindi sostanzialmente è stata un'operazione con la quale l'Inter ha fatto slittare la scadenza di alcuni debiti che si stava portando dietro, l'ha rimandata negli anni e ha rimandato soprattutto l'obbligo di restituire una cifra piuttosto considerevole. Nel 2017
Se non ricordo male, l'Inter aveva per il proprio bond un rating BB- e quindi era in area speculativa, come vediamo da questa tabella di Calcio e Finanza. Nel 2022 invece il nuovo bond attualmente si trova in 2 livelli sotto, diciamo in una categoria ancora più bassa, ovvero il rating B altamente speculativo, con il rischio, secondo questa nota di Standard and Poor's, di scendere al livello B-. A cosa è dovuto questo rischio di declassamento? Allora, perché l'Inter sta rischiando questo e perché ne parliamo oggi? È dovuto in particolar modo al contenzioso che c'è in atto con Zitara Labs Digital Beats, ovvero il main sponsor dell'Inter che, come abbiamo raccontato anche in un altro approfondimento che trovate sui nostri canali, non ha pagato 1,6 milioni di euro di bonus legati alla scorsa stagione e poi nessuna rata sostanzialmente di questa stagione in corso, in cui Digital Bits è diventato il main sponsor dell'Inter, oltre ad altre attività collaterali. Siamo attorno ai più di 2 milioni di euro al mese, perché l'accordo vale più di 24 milioni di euro all'anno, anche più di 25 circa. Quindi sulla base di questa mancanza di ricavi e di soldi nelle casse dell'Inter da parte dello sponsor, giustamente Standard Poor's sottolinea che, vi recupero il passaggio esatto che arriva dalla nota, eccoci. Standard Poor's sottolinea: senza un accordo di sponsorizzazione adeguato per sostituire Digital Bits, questi flussi di cassa persi potrebbero portare ad un calo di oltre il 50% delle entrate di sponsorizzazione rispetto alle nostre precedenti ipotesi di base. È abbastanza logico dunque che se l'Inter nel 2022 aveva emesso il bond garantendo che restituirà i soldi anche grazie all'impatto economico dell'accordo con Digital Bits, nel momento in cui Digital Bits non sta pagando, queste prospettive di restituzione vanno inevitabilmente riviste. Nel bilancio dell'Inter, che tra l'altro in questi giorni abbiamo analizzato in lungo e largo, ne stiamo parlando anche nel club di Passione Inter, c'è un passaggio ancor più tecnico, che spiega anche i 2 parametri finanziari da rispettare per il bond e, parlando di questi 2 parametri, l'Inter dice che per i 12 mesi precedenti al 30 giugno 2022 sono stati rispettati, mentre nei successivi 12 mesi al 30 giugno 2022 si conta all'Inter di rispettare questi paletti, questi parametri, grazie anche al sostegno finanziario confermato dal gruppo Suning. Su questo poi, come dicevo, andremo magari più nel dettaglio nel club di Passione Inter, se vi va. Qui mi limito a sottolineare come, se non si sostituisce Digital Beats, il main sponsor, il rischio di un declassamento, come sottolinea Standard Poor's, c'è. Um, un rischio che però lo stesso Standard Poor's ridimensiona un pochettino, comunque aggiungono un po' di ottimismo, perché secondo l'agenzia l'Inter comunque beneficia di un marchio molto forte e anche di risultati sportivi che aiuteranno nella ricerca di nuovi partner, pur consapevoli del fatto che ci troviamo in un momento globalmente non semplicissimo per tanti motivi. Quindi la ricerca di un nuovo sponsor non è semplicissima, ma il marchio Inter e i risultati di questi anni dovrebbero aiutare. Anzi, c'è anche un passaggio in cui si parla del fatto che la società sarebbe già in procinto, c'è questa parola, di siglare nuovi accordi, che però appunto ormai sono slittati al primo trimestre del 2023. La partita quindi su questo declassamento si gioca molto attorno alla sostituzione di Digital Bits o comunque alla compensazione dei mancati ricavi da Digital Bits con altre fonti di ricavo. Se non si sostituisce adeguatamente Digital Bits, verranno a mancare tanti soldi, circa 80 milioni in questi anni di contratto che erano stati firmati. Che cosa succede allora? Che questi 80 milioni vanno in ogni modo intanto rimessi dentro in qualche modo, ma nel frattempo c'è un innalzamento, quindi oltre al declassamento del rating c'è un innalzamento degli interessi e quindi anche dei costi annuali che la società deve gestire relativamente proprio a questo bond. Non posso per il momento quantificarvi con esattezza di quanto aumenterebbero i costi. Sto facendo dei calcoli, tra l'altro grazie a degli amici esperti del settore, e poi cercherò nelle prossime ore di darvi anche una cifra molto precisa eventualmente sull'aumento dei costi nel caso del declassamento. Sono convinto comunque che nella nota integrativa del bond ci fossero i dettagli, o comunque all'Inter sanno a cosa vanno incontro fino al centesimo in caso di declassamento. Però possiamo fare una sorta di parallelo. L'Inter, come dicevamo, aveva emesso
il primo bond con un rating BB meno, ecco, ad un tasso di circa il 4,87% nel 2017, e con quel precedente bond aveva dei costi pari a circa 15 milioni di euro. Col nuovo bond al rating B attuale, quindi a 2 livelli meno del precedente, il tasso è del 6,75% e l'Inter oggi ha dei costi che sono saliti annualmente a circa 28 milioni dai 15 che dicevo prima. Quindi un ulteriore declassamento farebbe salire ancora i costi, ma secondo me non sarebbe una cifra spropositata. Potremmo arrotondare, adesso faccio un conto a spanne, magari dai 28 circa ai 30 milioni all'anno. Comunque non una cifra spropositata. Di sicuro però non è una buona notizia, non è sicuramente una cosa che ci voleva, soprattutto in questo momento. Diciamo anche che se l'Inter avesse rifinanziato il bond ora, in questo momento, visti i tassi di interesse esplosi e anche queste problematiche che si sono aggiunte, probabilmente oggi si ritroverebbe ad avere già di base un rating inferiore, già di base probabilmente si troverebbe a pagare ancora di più e avrebbe avuto dei tassi ancora più alti. Quindi mi viene anche da pensare forse che ci si è presi forse un rischio con l'accordo firmato con Digital Bits, ma perché in quella fase forse poteva anche far gioco, in fase di emissione del nuovo bond, uno sponsor che almeno contrattualmente si impegnava a garantirti queste cifre per i prossimi anni, e questo forse potrebbe aver inizialmente aiutato ad ottenere un rating migliore e dei tassi più bassi. Questa è una mia pura ipotesi. In ogni caso però dicevo, essere intervenuti in anticipo in rispetto poi alle problematiche che sono emerse tra situazione globale e situazione singola dell'Inter, è stato sicuramente un vantaggio, e questo secondo me è un merito che va dato ai dirigenti dell'Inter che, secondo me, per concludere, si trovano di fronte ora ad un 2023 che sarà decisivo per il prossimo futuro del club. Abbiamo avuto modo di parlarne più volte in questi mesi, ne abbiamo parlato anche pochi giorni fa con il giornalista Michele Borrelli in un approfondimento che trovate sui nostri canali, e vi lascerò linkato, che secondo me non dovete perdervelo. L'aumento comunque dei costi del bond è un problema sicuramente, ma vista la scadenza poi nel 2027, secondo me se ne riparlerà più avanti, e nel frattempo possono succedere anche varie cose che possono aiutare a rendere meno pesante la situazione. 2 esempi velocissimi, senza tirare in ballo la Superlega in questo momento, ma l'aumento dei ricavi che arriverà dalla nuova Champions League dal 2024 è da tenere in considerazione. Ovviamente bisognerà parteciparvi, magari il progetto stadio può sbloccarsi e non solo. Ci sono delle situazioni in ballo che da qui al 2027 possono migliorare un po' la situazione. Altre 2 cose però personalmente mi preoccupano di più. Intanto anche questo bilancio in corso che si chiuderà il 30 giugno 2023, temo che si chiuderà con delle perdite, a meno di clamorosi colpi di scena nella seconda parte di questa stagione, e ci sono già oltre 340 milioni di euro di vecchie perdite da ripianare entro il 2027, e non sono veramente spicci. Soprattutto però nel 2024 scadrà questo famoso prestito di Oaktree, che non riguarda direttamente l'Inter, ma riguarda la proprietà Zang, comunque con le quote dell'Inter impegno ad Oaktree, e inevitabilmente nel 2023 bisognerà lavorare in anticipo anche qui, e bisognerà capire che cosa accadrà su questo fronte, per capire anche che cosa succederà per quanto riguarda l'Inter. Ne riparleremo però più avanti di sicuro. In questo caso la notizia sul bond l'abbiamo analizzata, nell'immediato, come dicevo, non genera un disastro per i conti dell'Inter, di sicuro però è un'altra notizia non positiva in un contesto difficile dove la sostenibilità del club, su questo penso che siamo tutti d'accordo, non è più rimandabile. Questo va tenuto in considerazione quando parliamo di acquisti, mercato, eccetera. Per raggiungere la sostenibilità non più rimandabile, lo ripeto, non si può passare ovviamente soltanto dal taglio dei costi della squadra, soprattutto, altrimenti rischi seriamente di non ottenere dei risultati sportivi, e lì poi si innesca un circolo vizioso da cui non ne esci più ovviamente. Bisogna ancora lavorare sicuramente sull'aumento dei ricavi, inevitabilmente, in modo da potersi permettere delle spese in grado di farti competere costantemente ad alti livelli in Italia e ottenere risultati buoni anche in Europa. Altrimenti, tra l'altro, in questa situazione attuale, con queste scadenze di cui abbiamo parlato e non solo, anche la cessione del club diventa molto difficile, nonostante molti se la stiano augurando in questo momento. Comunque,
Primo passo, auguriamoci intanto nuovi sponsor pesanti tra sponsor principale, della maglia, sponsor di manica, naming rights del centro di allenamento. Ci sono tra l'altro molto vicine anche delle scadenze fiscali con lo Stato, però su queste c'è un dialogo in corso. In questo momento non lo tratto, c'è un debito da parte dell'Inter attorno ai 50 milioni di euro, però potrebbe essere in qualche modo rimandato, dilazionato, comunque sembra che ci sia un dialogo con il governo in questo momento. Successivamente l'Inter dovrà necessariamente ottimizzare il proprio mercato, ottimizzare il costo della rosa, non commettere più errori pesanti come sono stati commessi negli ultimi 24 mesi e non solo, e sul campo sicuramente serviranno dei risultati importanti da cui non si può prescindere, risultati che però credo che per la rosa che abbiamo quest'anno, almeno per questa stagione, siano alla portata. Quindi dovremo fare dei risultati che però l'Inter per me può fare con la rosa che abbiamo oggi. Spero di essere stato chiaro, fatemelo sapere magari nei commenti. Se volete supportare il nostro progetto, ringrazio tutti quelli che stanno utilizzando il super grazie in questi giorni su YouTube, sui nostri contenuti. Vi ricordo anche il club di Passione Inter per sostenere il nostro progetto su www.passioneinter.club. Il vostro sostegno per noi è fondamentale per potervi portare ogni giorno contenuti come questo e non solo. Come vi dicevo, poi in descrizione per chi ci ascolta in podcast vi lascio il link all'approfondimento con il nostro collega Michele Borrelli. Per chi è da YouTube e vuole recuperarlo su YouTube, vi basta cliccare qui.